Varano de Melegari, 3 anni dopo. La sfida con il mio amico Alberto non era andata secondo i piani in quel lontano 2018. Ve lo ricordate? Mentre ero primo, lanciato verso un recupero e una vittoria incredibile, c'entrai in pieno una vettura di un'altra categoria, lasciando strada libera al mio acerrimo rivale. In questi anni ho subito l'onta della sconfitta e me la sono portata dietro come un fardello enorme sulle mie spalle. Ma qui, oggi, nella Smart E-Cup, ci sarà la mia rivincita. Grazie agli amici di Sport Mediaset che mi hanno ingaggiato per questa gara, potrò scendere in pista contro altri 23 scalmanati, tra cui Nasca che partecipa a tutto il campionato. Ci eravamo lasciati nel passato con i poteri forti che tramavano contro di me e alla fine avevano avuto la meglio. Ma nonostante questo, nonostante i poteri forti, vincerai te, lo so già. Secondo voi, come poteva iniziare questa nuova avventura? Esattamente nello stesso modo. I poteri forti. Sì, partono già i poteri forti. Perché vi chiederete voi? Perché prima di venire qua il buon Albert mi fa: ma tu per caso fai turni del giovedì? Io ovviamente, perché lo conosco, ho detto no, assolutamente, in modo che avendo 17 categorie nelle quali corre questo weekend mica si mette a fare anche il turno del giovedì delle Smart, dato che è già molto più avanti di me nel conoscere la macchina e tutto. Me lo trovo che io ancora mi devo vestire con il casco. Hai detto non lo faccio neanch'io, anche tu, e ti ho trovato anche te qua. Ma cioè, abbiamo detto di no tutti e due, ci siamo trovati tutti e due. È vero, ma io dovrei, come dire, avrei più ragione io a mentire per avere un minimo di vantaggio su di te che ce ne hai. Siamo come il fidanzato e la fidanzata che dicono: amore, che fai stasera? No, sto a casa, anch'io. Poi si trovano a ballare tutti e due. A strusciare, a far sentire la presenza. Guarda che sta guardando il cronometro, vai via. Vai via. 1,15. 1,15. Vedo 1,14. Sto girando fortissimo. Hai fatto 1,15, Luca. E quindi ti ho dato tantissima paga. Ti sei preso 2 secondi e mezzo. Io ho fatto. Ah no, aspetta. Hai solo preso 15 secondi, quindi. Non ci capisco più niente. Fate andare a dormire, noi ne parliamo domani. Bene, la tensione è alta, soprattutto perché là da qualche parte si nasconde il buon Nasca, che andremo subito a scovare in pista. Ragazzi, pensavo di parlare molto di più, ma richiede una concentrazione estrema. È veramente divertente da guidare, devi essere veramente preciso e la cosa bella e brutta è che non perdona, perché appena ti parte recuperi dall'altra parte, ti dà una frustata, ovviamente questo per il passo corto. Per farla curvare bisogna frenare fortissimo ogni inserimento, si molla tutto, la macchina gira un attimino a centro curva, gas, e si esce facendola scorrere. Mi dispiace se in gara sentirete qualche moccolo contro il buon Alberto, che se li merita sempre tutti lui. Non mi ha tirato un giro, cioè è imbarazzante. Mai visto la pista, mai visto la macchina, mai. Cioè solo ieri mi sono messo dietro e ha mollato il gas. Veramente una bruttissima persona Alberto Nasca. Ho visto un 32-0. Godo come un riccio appena nato da poche ore. Trema Alberto. Se tu sei qui e l'altro è qui. Adesso non glielo diciamo così. Non glielo diciamo. Alberto, dietro sei a 2-3, 18. Che te rientri, però tu ti si abbassa le pressioni e poi rifai il giro lanciato. Neanch'io l'ho fatto. No, dovete fare. Neanche io l'ho fatto. Però sei andato più piano. Nelle qualifiche ti aiuto. Io ti giuro, faccio la stessa identica linea degli altri. Gli altri escono così, io esco nel prato. Le varianti lente. Va bene. Uguale. Appena, in fondo che sì, giro. appena diamo gas, lui tutto cucito, io nelle. Oh, adesso già inizio a godermela un po'. Quindi iniziamo così con Nasca al primo turno dietro.
Libre 1 e già hai preso Si gli narra di una schiaffoni. telefonata arrivata alle 3 di notte di Buon Salvatore che dice mettete le pressioni a 1,8 Luca, e a Nasca mettetele a 2,3. Cioè come mai? Perché non vieni sulle leggi a sfidarmi? E non fa che faccio Ma poi cagare. prendi gli schiaffi anche lì, è un disastro. No, lì sono abbastanza confidente di fare una buona prestazione. Ah sì? Ok, però dovevi raccontarmi tu come andare forte qui, non io che devo dirti come andare forte adesso. Mai detto niente. Sarà una sfida incandescente, signori. Ragazzi, ci siamo, è ora della qualifica, non si scherza assolutamente più. Tra me e Alberto, chi partirà davanti sarà molto avvantaggiato nelle gare. Il primo motivo è che con queste auto elettriche la scia vale veramente poco, quindi il sorpasso è molto difficile. In più questa è una pista dove sorpassare non è proprio così semplice, quindi a maggior ragione. Magari qualcuno di voi che sta guardando non conosce bene com'è il format di gara, ma gara 1 partirà con l'ordine ovviamente della qualifica. Gara 2 ci sarà griglia completamente invertita. L'ultimo partirà primo e viceversa. Bello. Questo è un bel giro secondo me. Scusate la parola, ho un po' esagerato, però lì ero proprio, stavo spingendo con tutto me stesso la smartina, ma purtroppo sono fuori tempo target di un decimino e mezzo /2. Nelle libere faceva più fresco, adesso fa molto più caldo ed è più complicato tirar giù i tempi. Secondo me se riuscissi a centrare un 31,3, 31,2 potrei riuscire a stare davanti ad Albert, e soprattutto a metà classifica generale, che se pensiamo che avrò fatto una cosa come 15 giri in tutto il weekend non è male, anche perché l'esperienza vera si fa nelle due gare e il mio obiettivo è essere lì davanti in gara 1 e gara 2, perché lo sapete, sono più un animale da gara. Buono, 31,4. Avrei sperato un pelino meglio, ma fa niente. Adesso ultimo giro perché la batteria sta finendo. Devo cercare di dare il tutto per tutto. Pulito perché sbattiamo, andiamo a firmare, non voglio. Niente, come non detto, ho esagerato nell'ingresso del ferro di cavallo e l'ho persa. È molto difficile controllarla in sovra, perché appena passi quel limite ti giri. Comunque dai, non male, torniamo ai box e vediamo cosa ha fatto il buon Nasca. È andata in protezione. L'hai fatta andare in protezione o è andata in protezione? È andata in protezione. Dai, perché hai smesso di andare? In qualifica siamo già 1-0. Mi spiace. Diciamo le cose come stanno. Sì. Qui abbiamo un Guarda. pilota professionista Guarda, che ha corso in Superbike, che ha fatto campionati italiani di go-kart. Quando in avevo perfetta 12 anni. Salute e forma fisica. Ma ho appena Senti fatto qua un che A-side che sono morto. Senti qua che muscoli, senti qua che possenza e chilometri e chilometri alle spalle e poteri forti. Dall'altra parte abbiamo uno youtuber che nel tempo libero prova a mettere le ruote in pista compatibilmente Hai con gli impegni detto, nelle lavorativi. moto non batterò mai, vado sulle macchine. E poi cosa succede? Ragazzi, io non voglio dir nulla a mio favore perché avete voi l'intelletto per capire questa situazione. E qui passo e chiudo, ragazzi.
passione, adrenalina, tante emozioni e la super sfida della Smart E-Cup dall'autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari, quarto appuntamento della stagione, e qui abbiamo una bella presenza. Torna un altro pilota a due ruote, Luca Salvadori con trascorsi nella Superbike e con la Stock 1000, e poi naturalmente adesso con il National 1000. Gara 1, ci siamo. Non pensavo di riuscire a partire così avanti con così pochi giri sulle spalle, e invece mi sono trovato subito abbastanza bene. Alberto ha provato un po' a spaventarmi prima del weekend dicendomi che era difficilissima, la macchina era complicata, e in effetti è vero. È abbastanza semplice arrivare a 7-8 decimi dai primi, però poi quegli ultimi 7-8 decimi sono veramente complicati da togliere. Ammetto che Albert questo weekend fa una cosa da pazzi, sta correndo in 17 categorie diverse, quindi scendere dalla macchina e salire sull'altra è molto complicato. Però non è un mio problema, caro Albertino, quindi partiamo con la gara. Sto silenzio assordante è incredibile. Ah, così proprio. Che roba malatissima, ragazzi. Malato proprio. Una bella botta, volante un pochino storto. Abbiamo Azzoli al volo, mamma mia là dietro, tutti larghissimi, si perde tanto tempo anche in velocità. Figa se è difficile passare. Cazzo se ce l'ho a culo sto qua. Lo perdiamo Alberto, l'abbiamo detto, era la grande sfida youtuber, piloti con Luca Salvadori, invece una gara sfortunata per Alberto. Mamma mia, che ansia. Trovare le giuste manovre con queste auto è veramente complicato, perché se tappi un po' dietro e cerchi di proteggerti perdi tantissimo da quelli davanti. E allo stesso modo, se non proteggi la traiettoria, ti passano e perdi ancora più tempo. Purtroppo sto ancora prendendo un po' le misure, però preferisco cercare di mantenere la posizione, e appena riuscirò a prendere quello spazietto fondamentale dai miei avversari dietro, cercherò di fare le mie linee e di tornare sotto al gruppetto davanti. Ferri ha perso qualcosa, ha perso il contatto De Pasquale, adesso si deve difendere da Carboni con la Egino, mentre Leo Arduini mantiene l'ottava posizione davanti a Thomas Dennis Calvagni e Bencivenni in decima davanti a Lorenzo, Marco Mosconi e Luca Salvadori in tredicesima con Carlotto, Butti, Spoldi, Agostini Longo, Silvia Sellani e Capra che è in fondo in questo momento, mentre Nasca, Cannavò e Marek sono fuori. Ok, ho questi due dietro che non riesco a staccarmi di dosso, e soprattutto li sto vedendo un po' troppo aggressivi. Eccoci, ce li ho assolutamente attaccati, speriamo non mi cannonino alla staccata del tornantino. Ma dove sono finiti?
bello. Dobbiamo dire sempre la Smart Cup con quanti vecchi lupi di mare, vecchi anche no naturalmente, ma piloti fortissimi, una media del palmarès del curriculum che fa veramente impressione, quindi non è sicuramente facile affacciare la gara. Qui stanno arando un po' il terreno. Cavacca. Sbagliato. Ho perso 3 decimi in 3 curve, vaffanculo. Ho preso 5 metri in 8 giri, li ho persi tutti in una cazzata. Come avete potuto sentire dai miei pensieri, che è incredibile perché quando vai in moto pensi di tenerti nella testa e invece in queste auto dove non c'è il rumore del motore i tuoi pensieri in verità sono parole che escono dalla bocca, quindi scusate se qualche volta mi parte qualche saraccone e qualche ingiuria verso i miei avversari. Ovviamente non c'è nessuna cattiveria, sono pensieri che nella transagonistica ti escono. Detto questo, come avete potuto sentire, ho fatto 7 giri a prendere mezzo decimo al giro su quello davanti, ho sbagliato l'ingresso nel ferro di cavallo e ho riperso tutto. È un'agonia. Intanto stavo guardando dietro e non vedo più Alberto, lo vedevo con lo specchietto retrovisore alla distanza, ma non si vede più. Boh. Cazzo. Ah. Ed eccoli qua, e va a chiudere, bandiera scacchi, Ciccio Savoia, City Car Bari. Peccato, mi bastava arrivare lì 2 decimi prima e sarei riuscito a passare. Vabbè, nonostante tutto questa gara mi è servita veramente tanto per capire tante cose che sfrutterò in gara 2 con la griglia invertita. Ragazzi, il primo partirà ultimo e viceversa, non sto a dirvi cosa succederà. Io che sono Luca del futuro lo so e facciamo così, a fine video vi darò 2 o 3 chicchette per farvi capire il tutto. Adesso torniamo ai box, sentiamo cosa è successo al caro Alberto. Mi dispiace dirtelo, ma siamo 2-0, qualifiche e gara 1, quindi c'è il gol della bandiera per gara 2. Ma prima di trarre conclusioni andiamo a sentire. Bene signori miei, la situazione è molto grave. Perché perché addirittura si fingono rotture in gara per partire primi dopo. Come faccio a tagliare la gomma? Allora, onesto, lo vedrete dal video, ti dico tutta la verità, ok? Quindi ho detto, io parto col coltello tra i denti, ho preso male le misure, ho sfiorato quello davanti, tagliata la gomma. Cioè, rientrato ai box, l'adrenalina mi ha fatto bestemmiare come un turco, perché dicevo, porca puttana, lo stavo andando a prendere. Ma cosa? Ero già a casa Lo stavo nella mia testa, io ti stavo venendo a prendere. Mancano 3 ore alla gara, non vedo l'ora di mirarti e di venirti a prendere, caro mio. Ed eccoci qui nel parco auto dopo gara 1.
come potete vedere è tosta, Dato che ho fatto 11°, partirò poi nono e dalla mia nona posizione andare a prenderlo sarà veramente difficile perché abbiamo solo 9 giri, quindi bisognerà fare una gara molto intelligente e vedere se riusciamo a prendere quei 3-4 decimi al giro che in teoria avevamo in qualifica sul buon Alberto. Pronti per gara 2. Numero 1, taglio della variante. Attenzione Luca Salvadori prova lo spazio all'interno. Di posizioni.